Partendo dalla spiaggia di Oki nella penisola del Capo Ashizuri, il pellegrinaggio prosegue verso est attraverso la foresta di cedri giapponesi del fiume Ichinose. Lungo il cammino, i pellegrini raggiungono il Tempio 39 di Enkoji, un piccolo tempio immerso nel verde noto per la sua tranquillità e le statue di Jizo lungo il sentiero d'accesso. Riscendendo verso la costa si attraversano piccoli villaggi di pescatori. Uwajima è una città vivace, famosa per il suo castello e per il tradizionale allevamento di perle, un'industria che caratterizza la costa della prefettura di Ehime. Il tracciato mi condurrà fino a Ozu. Qui si incontra il Tempio 43 di Mesenkinji, uno dei più importanti del tratto occidentale del pellegrinaggio, circondato da una fitta foresta. Prima di risalire ancora una volta verso l'interno, attraversando paesaggi rurali punteggiati da piccoli santuari e fattorie isolate. Proseguendo verso Matsuyama, il paesaggio si apre su dolci colline coltivate a mandarini, tipici della regione. Matsuyama, capoluogo della prefettura di Ehime, con il suo 500.000 di abitanti, è la città più grande di Shikoku e segna una pausa nel viaggio. Prima di arrivare però alla città si raggiunge il Tempio 51 di Shiteji, dal fascino unico con la sua grotta misteriosa e l'architettura che mescola stili buddisti e shintoisti. Ho percorso 15 km, 4 ore lungo una valle spettacolare. Una strada deserta seguiva le infinite anse del fiume Nivodo, un fiume di acqua cristallina, famoso in tutta l'isola per la sua purezza. Nel bel mezzo del nulla, un piccolo furgone bianco mi passa accanto. Mezz'ora dopo, lo stesso furgone torna nella direzione opposta, si ferma e scende un uomo. Mi porge una bottiglia di Aquarius e riparte. Si era fatto 10 km solo per andare all'Oson da dove ero partito, comprarla, tornare indietro e regalarmela. Come si fa a non amare il Giappone? Poco prima della locanda raggiungo Ricky, che era partita prima di me. Ceniamo insieme e prenotiamo per le prossime 2 notti. Il ryokan è gestito da una coppia adorabile, lei è una cuoca strepitosa. Lui coltiva il riso migliore che abbia mai mangiato in vita mia. Riesco perfino ad apprezzare il sakè, rigorosamente fatto in casa. A cena mi fanno i complimenti per come impugno le bacchette. Se penso che non ho mai imparato a usare forchetta e coltello come si deve, tenendole ancora oggi nella mano sbagliata, fossero ragioni buddisti. In una vita precedente sono stato davvero un giapponese. Da quando ho indossato per la prima volta il kimono, sono ormai tante le coincidenze che porto con me. Da Sukumo a Inan finalmente abbandono le strade trafficate per perdermi fra sentieri di campagna, stradine fra i campi di riso e il passo di montagna di Matsuo da affrontare, con una vista però splendida su tutta la costa. Nel cielo sopra le risaie le aquile volteggiano, tenendo lontani i serpenti e i roditori. A un certo punto passo accanto a una casa e dall'interno arriva una melodia di pianoforte. 2 aquile nel frattempo danzano nel cielo sopra di me, accompagnate da quella musica elegante.
Un momento perfetto. Come si fa a non amare il Giappone? È quasi mezzogiorno. Sento che qualcosa sta per accadere. In tutto il Giappone, alle 7 del mattino, a mezzogiorno e alle 5 del pomeriggio, risuona infatti una melodia diffusa attraverso gli altoparlanti pubblici nelle città e nei villaggi per indicare l'inizio della giornata, l'ora di pranzo e il termine della giornata lavorativa. Una pratica che funge da segnale orario simile al rintocco delle campane nei paesi europei. Le melodie trasmesse variano in base al giorno della settimana, creando un ciclo ripetitivo che si ripresenta puntualmente ogni settimana alla stessa ora e nello stesso giorno. Come si fa a non amare il Giappone? I giapponesi tradizionalmente si riferivano alla loro terra come Shinkoku, che significa terra degli dei o terra divina. Questo concetto riflette la forte connessione fra il Giappone e la religione shintoista, secondo cui la terra giapponese sarebbe stata creata e protetta dagli dei, i kami. E non è difficile capire perché davanti a così tanta bellezza. In questi villaggi nascosti fra montagne ricoperte di foreste lussureggianti, sperduti tra la prefettura di Kochi e quella di Ehime, ogni incontro era una piccola cerimonia. Gli anziani squadravano il mio enorme zaino con curiosità. I bambini sbirciavano da dietro le porte scorrevoli. "Doko kara kita no? Da dove vieni?" mi chiedevano. E alla mia risposta le sopracciglia si sollevavano, gli occhi si allargavano. "Oh! Ontoni? Davvero?" Qualcuno scuoteva la testa incredulo, altri sorridevano con l'aria di chi sta assistendo a un evento straordinario. Poi, più di una volta, le parole che non mi sarei mai aspettato. "Sei il primo italiano che passa di qui." E lo dicevano con una specie di rispetto misto a sorpresa, come se avessi appena varcato una soglia invisibile, lasciando un'impronta in un angolo di mondo dove il tempo scorre ancora lento, lontanissimo dalle rotte battute. Nel castello di Wajima, la grande sala centrale espone armature samurai finalmente lavorate. Le corazze laccate nere e rosse risaltano sotto la luce soffusa, mentre gli elmi kabuto, decorati con elaborati stemmi familiari, mostrano l'eleganza e il prestigio dei signori feudali. Il giardino Tenshaen mostra l'equilibrio perfetto tra natura e progettazione ricercato dagli architetti giapponesi. I sentieri curati guidano lo sguardo verso punti chiave. Un laghetto riflette gli alberi disposti con simmetria. L'elegante ponte in legno collega le diverse sezioni senza spezzare l'armonia del paesaggio. Accanto all'acqua, la casa del tè si integra perfettamente nel contesto, con le sue linee sobrie e le porte scorrevoli che si aprono su una vista studiata nei minimi dettagli. Ceno con Ricky in uno dei ristoranti che voglio segnalarvi su quest'isola. Ozumitei, un locale con 300 anni di storia. Ordiniamo il piatto più celebre della regione, il taimeshi, un'orata freschissima servita cruda su riso caldo, accompagnata da una ricca salsa di soia con uovo sbattuto. A completare il pasto, il chazuke, un brodo leggero da versare sul riso per esaltarne i sapori.
Il Tempio 43 di Mesekishi, uno dei più significativi della prefettura di Ehime, è posizionato su un piccolo rilievo che domina la valle di Huacho. Il complesso si sviluppa lungo un sentiero in lieve salita, tra alti cedri e muschio che ricopre rocce e lanterne di pietra. Unomachi è uno dei villaggi più belli di tutta l'isola. Edifici storici, strade silenziose. Ma la vera sorpresa è la stazione ferroviaria, interamente in legno di cedro. Pulita, elegante, un'opera d'arte. In Italia non durerebbe una settimana. Questa, che state vedendo, è stata costruita oltre 10 anni fa. Come si fa a non amare il Giappone? Dopo 20 giorni, ecco la prima giornata di pioggia da quando sono partito. Ma la nebbia fra gli alberi di cedro e il profumo del bosco, reso più intenso proprio dalla pioggia, creano un'atmosfera sospesa che mi lascia senza fiato. Oggi ho attraversato altre due splendide cittadine. Uso, con la sua villa di un antico samurai affacciata sul fiume, presenta un tetto in paglia e un design che si integra armoniosamente con l'ambiente naturale circostante. È un esempio raffinato di architettura tradizionale giapponese. Costruita intorno al 1907, la villa si affaccia sulle profonde acque del pittoresco Garyobuchi nel bacino del fiume Iji. Il complesso include anche due case da tè, Chishian e Faruan. Quest'ultima è particolarmente notevole per la sua posizione a strapiombo sulla scogliera, offrendo una vista panoramica sul fiume. I giardini circostanti, con il loro muschio verde intenso e le piante accuratamente curate, incarnano l'estetica giapponese del wabi-sabi, che celebra la bellezza nell'imperfezione e nella transitorietà. L'Uchiko-za è un teatro tradizionale costruito nei primi anni del Novecento, ancora perfettamente conservato nel cuore della cittadina di Uchiko. L'interno, in legno massiccio, mantiene l'atmosfera di un'epoca in cui il teatro kabuki erano spettacoli di grandissimo richiamo. Ad attirare la mia attenzione sono state una serie di botole segrete, un sistema ingegnoso che permetteva agli attori di apparire improvvisamente in scena, creando effetti sorprendenti per il pubblico. Anche il pavimento è girevole ed è ancora funzionante, veniva utilizzato per cambi di scenografia fluidi e spettacolari. La locanda di stanotte è gestita da Mizuki, una ragazza che sembra uscita da un film di Miyazaki. E ho ritrovato Philip, un ragazzo di origini scozzesi. Serata piacevolissima, tra chiacchiere e una quantità di pinte di birra che solo gli scozzesi sono in grado di reggere con tale disinvoltura. Per fortuna la mattina dopo mi sono ricordato che tra una birra e l'altra avevo conosciuto un giapponese diretto a Kumokogen per lavoro e gli avevo offerto una birra in cambio di un passaggio per il mio zaino.
Arrivato a destinazione, ritrovo Hiro e il mio zaino. Ok Mario. Bye Hiro, thank you Hiro, bye! Poi la vallata si apre, villaggi sempre più piccoli, case ormai abbandonate. Il lato triste del Giappone, comunità che si spopolano, anziani rimasti soli. Vecchie anziane con la schiena curva dal lavoro nei campi, sempre pronte a regalare qualcosa, un mandarino, una bottiglia di tè verde, una caramella, e sempre a raccomandarmi di fare attenzione sulla strada come se fossi loro figlio. Che ne sarà di loro quando l'ultima generazione se ne andrà? Hanno dato tutto ai figli che sono partiti per la città inseguendo un futuro migliore, ma che probabilmente non arriverà mai. Sono queste le riflessioni che sempre più invadenti affollano i miei pensieri. Aveva davvero ragione quel locandiere chiacchierone che mi ha ospitato un paio di settimane fa, dicendomi che questo cammino ci avrebbe cambiati. Sul sentiero che porta al Tempio 45 di Waiagi scorgo un cancello chiuso, incastonato tra due pareti di roccia. Qualcosa mi torna in mente, un dettaglio letto da qualche parte. Torno indietro e con reverenza chiedo la chiave al monaco. Mi squadra per un istante, valutandomi. Salire fino al tempio sacro non è concesso a tutti. È un onore riservato a chi segue la tradizione, lasciando 30 biglietti di ringraziamento davanti alle statue che punteggiano il sentiero. Un rito antico, un passaggio necessario per varcare quella soglia. Quando apro il cancello inizia una scalata quasi verticale, prima con una doppia catena di ferro, poi con un'enorme scala di legno a pioli. Alla fine in cima si erge un piccolo capitello di pietra posto su un pinnacolo di roccia celato nella foresta, che mi ha regalato un'emozione che non sono in grado di descrivere a parole. Carrellata di cose che potete vedere solo in Giappone. Una cabina di vetro simile a una lavanderia a gettoni, ma con dentro un mulino automatico per sbramare e sbiancare il riso. Vi sembra tutto pulito e perfetto? Un cartello di avvertimento: gettare rifiuti nel bosco può costare 5 anni di carcere o 10 milioni di yen di multa. Chi lavora nei cantieri non può sporcare il suolo pubblico. Qui l'ordine è assoluto. Perfino le foglie cadono sotto controllo. Un armadietto posto all'ingresso di ogni galleria buia e senza marciapiede. Dentro fasce catarinfrangenti da indossare per attraversarle in sicurezza. Le prendi da un lato e le lasci dall'altro. Geniale. Anche perché qui nessuno si sognerebbe di rubarle. Scendere la valle che porta a Matsuyama è stato speciale, perché è ricoperta di boschi di Olea fragrance, la mia pianta preferita. Il profumo è ovunque, dolce e persistente. Ma quello che l'ha reso quasi commovente sono i biglietti di incoraggiamento scritti dai bambini della vicina scuola elementare. Come si fa a non amare il Giappone? Mentre cammino, una coppia di anziani mi ferma. Hanno allestito una piccola capanna lungo la strada. Offrono il pranzo ai pellegrini: polpette di riso, fagioli dolci, merluzzo fritto, tempura di verdure
Un pasto completo offerto con una gentilezza disarmante. Come si fa a non amare il Giappone? Lungo le strade, i chioschi di mandarini vendono frutta appena raccolta e succo fresco. Le colline intorno a Matsuyama sono ricoperte infatti di piantagioni di mikan, i mandarini giapponesi, apprezzati per il loro sapore dolce e la buccia sottile. La sera il proprietario dell'ostello, Shinpei, mi consiglia un posto specializzato in pollo fritto con salsa tartara. Scoprirò presto che è una delle specialità di questa prefettura. Il castello di Matsuyama è davvero imponente e così come quello di Kochi è uno dei 12 castelli originali rimasti in Giappone. All'interno una collezione di katane racconta secoli di storie di samurai. Ogni lama, affilata e lucidissima, mostra la maestria con cui veniva forgiata, con linee di tempra uniche che rivelano la scuola di appartenenza. Non sono solo armi, ma opere d'arte nate da una tradizione secolare, ancora oggi ammirate in tutto il mondo per la loro perfezione. Tornato in ostello, sosta per un pediluvio affacciato sul grande onsen pubblico di Matsuyama, che mette a disposizione su questa terrazza comode panchine con tiepida acqua termale ristoratrice che arriva ai polpacci. Come si fa a non amare il Giappone? Lasciata Matsuyama, il percorso segue la costa nord-occidentale di Shikoku attraversando la prefettura di Eime. Questa regione è caratterizzata da un paesaggio collinare che si affaccia sul mare interno di Seto, un tratto di mare noto per le sue acque calme e le numerose isole disseminate lungo la costa. Avvicinandosi ai Imabari, la costa si allarga in ampie baie e piccoli porti. Dai Imabari, inoltre, parte lo Shimanami Kaido, un percorso in bicicletta che collega Shikoku alla prefettura di Hiroshima attraversando 6 isole nel mare interno di Seto.
Questo itinerario ciclabile è considerato il più bello del Giappone. Si snoda su una serie di ponti sospesi, con punti panoramici affacciati sulle correnti vorticose dello stretto di Naruto. Giunto nella prefettura di Hiroshima, ho concluso il tragitto a Inoshima, da dove ho preso un traghetto per tornare a Imabari, riprendendo lo Shikoku Enro, il termine giapponese per indicare pellegrino. Da Imabari il tragitto prosegue nell'entroterra. Le foreste di pini rossi e cedri giapponesi prendono il posto dei campi coltivati, mentre il paesaggio si fa più isolato e montuoso. Immerso nella quiete della montagna, il tempio Bekkaku Koryuji si erge isolato nella natura, mentre a valle la città di Saijo si anima con le feste del raccolto. La strada si arrampica progressivamente fino a raggiungere il monte Unpenji, il punto più alto del pellegrinaggio a 900 metri di altitudine, dove sorge il Tempio 66. Da qui lo sguardo spazia fino alla città costiera di Toyoama, che si estende lungo il canale di Ki. Il primo tratto, tanto per cambiare, è stato bellissimo, con vista sull'isolotto di Kashima. Pausa pranzo veloce in un chioschetto lungo la strada vicino al porticciolo dei pescatori. Takoyaki bollenti con la cresta dorata e l'interno morbido, ripieni di polpo tenerissimo. Una spolverata di alganori, scaglie di katsubushi che sembrano danzare col calore e un filo di salsa dolce, pochi yen davvero ben spesi. Al Tempio 58 di Senyuji ho assistito alla preparazione tradizionale dei mochi, riso glutinoso battuto a ritmo cadenzato, avvolto poi in polvere di soia e farcito con anko, una densa pasta di fagioli rossi dolci. デモンストレーション。In anticipo di qualche giorno sulla tabella di marcia, ho deciso di regalarmi un fuoriprogramma. Non fa parte del pellegrinaggio degli 88 templi, ma dalla cittadina di Mabari parte lo Shimanami Kaido, un percorso di 70 km in bicicletta che è considerato tra i più belli al mondo. Si attraversa il Parco Nazionale di Seto Nakai, un arcipelago unito da 7 ponti che collegano le prefetture di Ehime e Hiroshima, tra cui il Kuroshima Kaikyo, il più lungo ponte a sospensione multipla del mondo.
A metà percorso visito il tempio shintoista di Kousanji. È costruito intorno a un albero di canfora che ha 2500 anni. Incredibile. Il cielo si dipinge di colori pastello sopra questi ponti eleganti. Il Giappone è davvero il punto d'incontro dell'armonia tra uomo e natura. Nel ryokan di stasera conosco una signora australiana che sta parlando con due giapponesi. Mi spiegano che stasera c'è la festa del raccolto con i carri che sfileranno per il paese. Dopo un ottimo shabu shabu di maiale mi unisco a loro. La festa del raccolto di Shikoku è qualcosa che porterò per sempre con me. I carri sono intagliati nel legno con una maestria straordinaria. Non a caso i falegnami giapponesi sono considerati i migliori al mondo. Sono decorati precisamente con 110 lanterne e ognuno rappresenta un quartiere diverso. Ho la fortuna di incontrare il signor Suji, un maestro carpentiere che costruisce da anni questi carri. Mi porta nel suo laboratorio e mi spiega la storia dietro a queste opere d'arte. Ci tiene tantissimo a presentarmi sua figlia, che però è super imbarazzata. Dopo parecchie birre e una lunga chiacchierata, scopro che il carro della sua contrada ha 40 anni, esattamente la mia età. Nulla accade per caso, quel che si dice serendipity. Stupito anche lui della coincidenza, mi invita così a tornare per aiutarlo a costruire un nuovo carro. Chissà se un giorno avrò la forza di farlo accadere per davvero. La mattina dopo parto presto per visitare il tempio Bangai di Kurunji. È nascosto fra le montagne, un'oasi di silenzio e pace assoluta. L'ultima parte dell'ascesa è spettacolare, un sentiero nel bosco immerso in un silenzio così profondo da svuotarti la mente. Venite a percorrerlo con me.
Paio de más. Oggi devo affrontare il Tempio 60 a 700 metri d'altitudine, ma la festa di ieri non è ancora finita. A metà strada vengo intercettato da un paio di contrade con un supporto alcolico al seguito e alle 10:30 del mattino sono già alla terza ASAI. Oh cazzo ancora e devo passare di qua per forza. 一番奥の山、はい。一番奥の山見えますかね。Ah, Wakarimashita. 向こう側になります。Arigato, Vai. kampai! Per cercare di riequilibrare il tutto, mi fermo a un Family Mart per un caffè, ma evidentemente non funziona così. Ma il tipo aveva detto 5 km, 2 km fa. Ma che c***o, andando nella direzione opposta. A me sembra che la montagna va in su di qua. O va su. Beh sì, va in su di qua. Beh, io vado di qua. Spero di non trovare un serpente oggi. Non sono nelle condizioni di affrontarlo. 2 chilometri, il tipo aveva torto. Questa è la direzione giusta. Cascato. Se trovassi un serpente, l'unica cosa che potrei fargli, non so, è offrirgli la mia birra di riserva che era nello zaino. Una volta giravo con la frutta secca come riserva per i momenti difficili. Adesso ho un Asai super dry. Come cambia la vita. La discesa è un bellissimo sentiero fra i cedri e ritrovo Ryan che non vedevo da qualche settimana.
Riparto per il pellegrinaggio dopo questa splendida giornata, camminando fra i sobborghi costieri e scambio qualche parola con un ragazzo giapponese di 25 anni che come me sta facendo il giro a piedi accampandosi per ogni notte in tenda. I giapponesi sono curiosi dell'Occidente quanto lo sono io del Giappone. Risalendo l'isola verso nord, ci si accorge che qui l'autunno è già arrivato, con gli aceri intorno al tempio che iniziano a tingersi di uno splendido arancione acceso. Il percorso per un Penji, il tempo numero 66, prevede una salita di oltre 900 metri di dislivello, ma per fortuna stavolta è graduale e non troppo ripida. Ogni tanto c'è sempre un serpente che attraversa il mio percorso, ma ormai ci ho fatto l'abitudine. E in cima ritrovo ancora una volta Ricky, che mi ha di nuovo raggiunto grazie alla giornata che ho speso facendo la Shimonami Kaido in bicicletta. Scendiamo con la funivia e per la notte abbiamo optato per il famoso treno Stello, un'idea suggestiva sulla carta, ma in realtà nulla di che. Nessuna vera comodità, solo le cuccette di un vecchio treno trascinato non si sa come in cima alla collina. Molto meglio i miei classici ryokan, ma il tramonto per fortuna ripaga di tutto. Da Toyohama il percorso continua lungo la costa nord-orientale della prefettura di Kagawa, continuando a seguire il mare interno di Seto. Questo tratto attraversa una fascia costiera pianeggiante, interrotta da colline basse e insenature. Man mano che ci si avvicina a Takamatsu, il paesaggio diventa più urbano. La città è il capoluogo della prefettura ed è il principale snodo dei trasporti tra Shikoku e Honshu, la grande isola principale del Giappone. Da qui il percorso lascia la costa e si dirige verso l'interno, attraversando le montagne delle prefetture di Kagawa. Questo tratto segna l'ultima salita significativa del pellegrinaggio portando al tempio 88, Okobushi. La discesa verso la piana di Tokushima porta nuovamente fra risaie, piccoli villaggi e corsi d'acqua. Da qui si ritorna fino al tempio numero 1 di Ryozenji, chiudendo il percorso circolare e dove il pellegrinaggio ufficialmente si conclude. Tornato a Tokushima, decido di prendere il traghetto per Honshu, fino a Wakayama e poi in treno verso le montagne di Koyasan, il sito più sacro del Giappone, sede della tradizione Shingon e luogo di riposo di Kukai, ricordato con il titolo onorifico di Kobo Daishi, il fondatore del pellegrinaggio di Shikoku. Dopo aver visitato i primi templi della prefettura di Kagawa, con Ricky arriviamo su una collinetta con una terrazza panoramica affacciata sul mare. Da qui si vede un'enorme opera d'arte di sabbia, creata per la prima volta ben 400 anni fa e ricostruita ogni singolo anno.
Giunti al quarto e ultimo tempio di giornata, la pioggia inizia a cadere. Abbiamo già camminato 25 km e stavolta non ci facciamo troppi problemi a prendere il treno per saltare gli ultimi 8. L'ostello di questa sera è una vera bomboniera, un edificio separato dall'abitazione principale, ristrutturato con estremo gusto, con letti spaziosi e tanto legno. La parola che i giapponesi usano per esprimere il concetto di armonia è wa. Questo termine ha un significato profondo nella cultura giapponese, rappresentando non solo l'armonia tra le persone, ma anche un equilibrio tra la natura, la società e l'individuo. Lo capisco perché lo sto vivendo. Oggi devo visitare ben 7 templi, il più impressionante dei quali è Zentujiji, enorme e affollato di fedeli. Ma il più affascinante è quello shintoista di Koto-Iragu, che non fa parte ovviamente del pellegrinaggio buddista, ma è tra i più importanti di tutto il Giappone. Per raggiungerlo si salgono 875 scalini su un pendio ripidissimo. Dall'alto il panorama ripaga completamente, perdendosi tra colline cittadine che sembrano fuse fra loro. Ringrazio il titolare dell'ostello Benencil Shippoia e mi rimetto in marcia. Spostandomi fra un tempio e l'altro, ho individuato un panificio che mi ispirava 2 chilometri fuori dal tracciato, ma ne valeva la pena. I croissant sono ottimi e la terrazza con vista sulla campagna è perfetta per godersi questa fresca mattinata d'autunno. Da lì 7 chilometri fino alla base della montagna e poi si sale. Sentieri stupendi e 2 templi affascinanti.
Un ritmo serrato perché arrivo al Tempio 82 alle 15 e mi restano 12 km e solo 2 ore di tempo per arrivare al Tempio 83 prima che chiuda. Missione quasi impossibile. Quando ormai stavo perdendo le speranze, un ragazzo si ferma per offrirmi un dolcetto. E poi mi chiede se ho bisogno di un passaggio fino al tempio. Ovviamente salto su. 8 km risparmiati e Tempio 83 raggiunto prima della chiusura. Dopo la frenetica giornata di ieri, mi sveglio con calma per visitare i famosi giardini Ritsurin del 1700 a Takamatsu. Sono bellissimi e più grandi di quanto mi aspettassi. Pini scolpiti come giganteschi bonsai, laghetti disegnati con maestria. E la casa del tè che non solo arricchisce l'estetica del paesaggio, ma incarna la profonda connessione tra architettura e natura del periodo Edo. Il pomeriggio riprendo il pellegrinaggio fino al tempio di Yashima, nei pressi dell'acquario di Takamatsu, che è posto in un punto panoramico su uno dei promontori che riparano la città. Risalgo poi il capo successivo fino al tempio nascosto di Yakurinji. Superato il centro per i pellegrini, dove ho ricevuto il certificato di completamento che mi nomina ambasciatore del pellegrinaggio di Shikoku, mi ritrovo a osservare il plastico dell'isola.
Ma quel modellino, con tutti gli 88 templi riprodotti, ti mette di fronte alla strada percorsa, quasi 1200 km in 43 giorni. Guardandolo, la fatica, le tappe, le salite e le discese sembrano prendere forma sotto i miei occhi. È stato davvero strano, perché da una parte mi sembrava impossibile aver fatto tutta quella strada, ma dall'altra mi ricordavo ogni tempio ed ogni salita. A 5 km dall'ultimo tempio, una fitta alla schiena mi ha fatto capire che forse gli ultimi giorni avevo accelerato un po' troppo il passo. Per fortuna c'era Ricky con me e un Brufen ha fatto il resto. L'ultimo tempio, il numero 88, il tempio di Okubo, è stato tra i più belli, complice l'autunno che incornicia ogni angolo. Manca però ancora una tappa sull'isola di Shikoku. L'ultimo giorno è per tornare al punto di partenza, gli ultimi 23 km fino al tempio numero 1. Quest'isola, infatti, è un pellegrinaggio che non ha inizio e non ha fine, è un cerchio. Incrocio alcuni pellegrini appena partiti, tra cui un ragazzo inglese che mi ferma, preoccupato per il peso del suo zaino, 15 kg. Gli spiego che il massimo consigliato è 10-12. Poi mi guarda con il mio zaino da 24 kg ed esclama: «Sei un angelo venuto a dirmi che posso farcela!» «Certo che puoi», gli rispondo. Tornato a Tokushima, resta però ancora una pagina vuota nel mio taccuino dei sigilli rossi, la prima, e ora so dove recarmi per riempirla. Prendo un traghetto che, attraversando la baia che separa Shikoku dall'isola principale del Giappone, arriva a Wakayama. Da lì un treno mi porterà fra le leggendarie montagne di Koya. Koyasan non è solo il cuore spirituale del Giappone, è il luogo più affascinante che ho visitato in 7 mesi di viaggio. Qui si percepisce un'energia che ha del sovrannaturale, che non posso spiegare e che non penso sia percepibile da chi non ha percorso gli 88 templi di Shikoku.
qui un monaco dallo sguardo dolce ha completato il mio libro, scrivendo la prima pagina e non l'ultima. Non ve lo nasconderò, ringraziandolo sono scoppiato a piangere.